Eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo un monopattino a basso peso per uso cittadino. Questo monopattino è molto particolare perché è uno dei monopattini da 350 watt, è uno dei pochi monopattini da 350 watt, 7,8 Ah come capacità della batteria, ad arrivare a una velocità massima di 30 km/h. Quando arriva bloccato a 25, ha due velocità gestibili sia tramite l'applicazione ma anche tramite il monobottone che c'è sul display. Queste due velocità, una arriva a 20 quando arriva dalla fabbrica e una arriva a 25, e però l'applicazione è uguale all'applicazione della bicicletta elettrica Newbility che abbiamo visto in questo video, che si riesce a controllare tutto praticamente. E se volete sapere che cosa si può controllare tramite l'applicazione, andate a vedere il video della bicicletta e tramite l'applicazione, come stavo dicendo, si può regolare o cambiare la velocità massima delle due limitazioni, una limitazione che viene segnalata con un LED verde sullo schermo e un'altra limitazione che è la modalità sportiva, che si può anche, abbiamo detto, arrivare a 30 km/h. Ma quanto pesa questo monopattino? Solamente 13 kg e costa solamente 299 euro col coupon sconto che vi lascio su sindromedashopping.com, ma potete anche cliccare direttamente qua, e viene venduto direttamente su Amazon. Ok, adesso facciamo la prova della solita salita. Sono a 18 fisso. A quanto stai andando? Ora 17, ma è fisso, è costante. Quanto? È 17 fisso costante. Fantastico. Ed è aumentato. Mi aspettavo di meno. Il motore si trova nella ruota anteriore del monopattino e come potenza e accelerazione è molto simile al Ninebot ES2, solo che abbiamo detto arriva a 30 km/h. Per quanto riguarda la dimensione della ruota è da 8,5 pollici e la gomma, come potete notare, non è una gomma con camera d'aria, è una gomma in gomma, solo che è a nido d'ape. Non abbiamo nessun ammortizzatore davanti, però abbiamo un buonissimo ammortizzatore dietro. L'ammortizzatore dietro si ammortizza tantissimo, ma non avendo un ammortizzatore davanti, come ammortizzazione si trova in mezzo rispetto al ES2, che è veramente fastidioso quando si va sul pavé. Quindi questo è sicuramente migliore rispetto all'S2, ma è inferiore come ammortizzazione rispetto al M365 Pro dello Xiaomi, che ha le camere d'aria ma anche gli ammortizzatori. E tutto sommato questo monopattino va bene per brevi tragitti sul pavé, perché se andate troppo vi vibra tutto il cervello e non va bene. Lo stesso esattamente come le S1 e 2 della Ninebot o anche l'M365, che costano molto di più rispetto a questo, ha una performance molto simile alle S2 e anche al M365 normale, non il Pro, perché ha una batteria maggiorata. Quindi da considerare un monopattino da città per brevi tragitti, 5, 6, 10 km, anche 15 km. Come autonomia totale viene dichiarato 25 km. Provandolo con il mio peso sono riuscito a fare circa 18-20 km senza fermarmi, ovviamente con questo freddo. Ecco, c'è una cosa da dire a proposito del freddo. La velocità massima di questo monopattino, abbiamo detto, è 30 km/h se sbloccato tramite l'applicazione, però questo è affetto anche sia dalla carica della batteria, perché quando carica al massimo riesce, avendo un voltaggio maggiore, riesce ad avere un numero di giri maggiore il motore, ma non solo, anche il freddo ha degli effetti negativi sia sulla durata della batteria ma anche sulla velocità massima che può raggiungere il monopattino, come abbiamo visto in questo video sulle batterie, che vi consiglio di andare
a vedere per far durare di più la vostra batteria. Per quanto riguarda i freni, dietro abbiamo un freno a disco meccanico e davanti abbiamo il freno a motore. Com'è questo freno a motore? Direi che molto buono, e sia il freno a disco che il freno a motore vengono gestiti con una singola leva, il che è molto positivo. Appena iniziamo a frenare parte la frenata rigenerativa che ricarica anche la batteria, che abbiamo detto è molto buona. Poi quando stringiamo il freno, la leva del freno, di più inizia a frenare il freno dietro. Sul manubrio abbiamo un campanello meccanico, la levetta della chiusura e apertura, e questo monopattino è uno dei più facili da aprire e chiudere. Basta schiacciare il bottoncino rosso qui, aprire la levetta di sicurezza e piegare il manubrio, agganciarlo al parafango. Non abbiamo la possibilità però di chiudere le maniglie del manubrio, però il monopattino in tutto non è tanto ingombrante, è veramente leggero. Sul lato destro invece abbiamo l'acceleratore, non abbiamo nessun bottone per il cruise control. Comunque il monopattino ha il cruise control che si può abilitare o disabilitare o anche impostare tramite l'applicazione. Nella confezione arriva il manuale di istruzioni completo in lingua inglese e arriva anche il manuale di istruzioni dell'applicazione, che è una cosa positiva, e si può scaricare direttamente tramite QR code, ma si trova anche tramite App Store o Google Play. Il caricabatterie che arriva con il monopattino ha un connettore DC 5.5 2.5 ed è da 1,5 A 42 volt, quindi le celle sono 10 celle in serie da 36 volt nominali, e il caricabatterie riesce a caricare in circa 5 ore completamente la batteria da zero. Col monopattino arrivano 2 chiavette a brugola e 4 viti che servono a montare questa parte del manubrio, che arriva smontata, mentre il resto del monopattino arriva completamente montato. Davanti abbiamo una luce a LED molto potente e anche molto carina, devo dire, ed è comandabile sia tramite l'applicazione ma anche tramite il bottone sul display. Dietro abbiamo una luce a LED rossa che si può accendere e spegnere tramite il bottone sul display multifunzione, ma anche tramite l'applicazione. Non solo, funziona ovviamente anche come luce da stop, che inizia a lampeggiare una volta che abbiamo premuto la leva del freno. Come impermeabilità questo monopattino è certificato IP54, ovvero possiamo andare sotto la pioggia tranquillamente. Non possiamo lasciare il monopattino per lunghi periodi sotto la pioggia abbandonato lì, perché si rovina, non necessariamente subito ma sicuramente dopo un po' di tempo si rovina. Non possiamo entrare in pozzanghere, quindi immergere completamente il monopattino, ma comunque si può viaggiare tranquillamente sotto la pioggia. Com'è la sua aderenza su strada con la pioggia con queste gomme rigide? Beh, sicuramente abbiamo un'aderenza minore rispetto alle gomme con la camera d'aria o anche tubeless. I tubeless sono ancora migliori come aderenza. Però comunque se qualcuno non gonfia adeguatamente per l'estate e per l'inverno le gomme a camera d'aria, avremo lo stesso risultato. Quindi ecco, mi è venuto in mente di dirvi questa cosa qui: sgonfiate leggermente le gomme d'inverno, altrimenti slittano. Però devo dire che questo monopattino, come sono regolati i freni, quindi con una singola leva entra in azione prima il freno a motore, che non inchioda immediatamente, è un ABS, quindi ancora migliore dell'ABS delle macchine come frenata tenuta su strada durante la frenata, e però se inchiodate completamente, poi dopo entra in azione il freno dietro a disco, e come tutti i monopattini slitta sempre, perché il peso tendiamo sempre a distribuire il peso in avanti, spingere sul manubrio, quindi tirare su la ruota dietro, che avrà una tenuta minore su strada. Il monopattino viene dichiarato come carico massimo di 120 kg e devo dire che la struttura sembra molto robusta nonostante il peso molto leggero di questo monopattino. La pedana però non è larghissima, io ho 42-43 di piede e questo è il mio piede sulla pedana, però
Comunque, avendo questo spazio qua davanti e dietro per appoggiare eventualmente il piede anche se siete alti, ecco, è abbastanza comoda. Sui lati del monopattino non abbiamo nessuna luce a LED, che ritengo molto utile per la visibilità, specialmente quando attraversiamo la strada, però abbiamo in compenso due catarifrangenti sia sulla forcella della ruota davanti e anche dietro. A chi consiglio questo monopattino? Sicuramente lo consiglio a chi vuole fare brevi tragitti in città senza tante pretese sulle salite, con un peso minore di 85 kg, e non solo, lo consiglio vivamente a chi vuole fare un regalo di Natale, fare una bella figura, perché è un buon monopattino che costa solamente 299. Come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video, ma anche su sindromedashopping.com, ma potete anche cliccare qua. Ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per avere gli avvisi in tempo per le dirette regalo, che chissà che magari vincerete questo monopattino nella prossima diretta. Non solo, iscrivetevi anche al canale Telegram, dove ci sono un sacco di offerte molto interessanti di tanti prodotti che ho recensito o altri prodotti che sono molto buoni, che ritengo siano buoni e non ho ancora recensito. Ciao, alla prossima!